Ragazzi, niente, mi ha crashato il gioco. Che cazzo vi devo dire? Troppo spargimento di sangue. Vediamo se comunque le cose me le ha salvate. Sì, quello ce l'ho, però qua devo vedere sulla mappa. Sì, perché mi dice di tornare là e l'obiettivo me l'aveva messo là, mi pare. Esatto. Vabbè, ritorniamo dal tipo. Mega cresce il gioco, ragazzi. Forse ho detto una cosa troppo spudorata lì che ho detto che se l'angoletto dei tossici. Ho una lettera. Lettera di rifiuto dell'editore. Beh, non è male che mi ha cresciato, se no non avevo trovato nemmeno la lettera. Gentile signor Nightcrawk, la ringraziamo per averci spedito la sua raccolta di poesie e canzoni della città sconfitta che abbiamo trovato interessante e profonda come le abbiamo detto la prima volta che l'abbiamo ricevuta. Ahimè, visti i tempi infausti che il nostro paese sta affrontando, dovrà capire che un titolo simile serve inappropriato per qualsiasi pubblicazione. Pertanto, dato che lei si rifiuta ancora di cambiare il titolo e insiste nell'esigere solo la pubblicazione integrale della sua opera, mi rammarico nel comunicare che il Symphony Publishing ha scelto di non stamparla. A. G. Morrison. Ok, e anche qua abbiamo trovato un altro indizio che prima non avevo trovato. Capito? Perché bisogna cercare, qui bisogna cercare tutto, bisogna cercare. Vabbè, qua avevo detto che era l'angoletto dei tossici. Vi ricordate qua? Mi ha crashato proprio qua il gioco. Vabbè, usciamo di qua così sblocchiamo il cancello. Esatto. Allora, devo tornare a bussare al tipo, quindi devo andare dritto di qua, se non sbaglio. Te vattene a fare in culo, esatto. C'è un tizio là però. Di qua non posso ancora entrare. Che esisti qua da? Clayton e questa è una sconosciuta. Parliamo con questa. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not Ah, looking for what Cristina. you're selling, but I'd like to ask you a few Come non sono questions. interessato a quello che I'm a vende. doctor, Ma Dr. sei Weaver. fuori? All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. 4 anche. Cristina Poppa se chiama, non credo. No, fioi. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Vabbè. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Spera. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from?
Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her will be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crashanescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Questa me la vorrei proprio ciucciare in maniera croccantissima. Vabbè, perché vabbè, poi Cristina poppa e tanta roba. Dove cazzo sta andando? No, sta andando dalla parte sbagliata, devo andare di qua. Se sto andando dalla parte giusta, no. Allora dove cazzo devo andare? Perché la mappa è al contrario di dove vado, per quello mi fa casino. Anche questo è sconosciuto. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? You always thought she was just some crafty foreigner, that one. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free.
I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Right then. Show me what you have. Ho delle cosette questo. Allora, devo comprare piccola parte dell'impugnatura normale, sì. Poi, parte di un grilletto normale, sì. Piccola parte per un'impugnatura buona, sì. Ne prendiamo 2. Anche 3, direi. No. Poi vediamo che cosa. Trattato di ferro, non posso. Questo non posso. Questo... Ah, perché ho solo 15 monete. Vabbè, e qua che cos'è? Non ha un cazzo. Vediamo se io posso vendere qualcosa. Esatto. Io potrei vendergli bottiglia di alcol. Quante ne ho? Ne ho 2. Porta sigarette. Che cazzo me ne faccio? Li vendo tutti e 2. Scatola di pillole arrugginito e un anello. Ok. Qualcosa li potrei vendere. Farmaco per la bronchite. No, ne ho solo uno. Li vendo uno di questi, dai. Questo è del farmaco per l'anemia. Bozzoli per il fucile li rivendo. Ok, dovrei essermi fatto un po' di soldi. Vediamo se possiamo comprare altre cose. Soluzione di ipoclorito di sodio. Codeina. Pergamenganato di sodio, sì. Ergotamina, sì. E basta. Vabbè, non è che ci sia stato tanto utile, Là c'è quella roba là da fare, altre robette, qua ormai conosciamo quasi tutti. Ci mancano solo 2. 2 tizi, 3 tizi. Qua abbiamo cianfrusaglie segrete anche da recuperare. Eh sì, però prima avevo detto allora, questo lo tolgo. Questo vediamo dov'è questo. No, questo è vicino. Allora prima andiamo dal coso, da Lumino. Ci siamo qua arrivati alla porta, eccola là. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Potter. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Ah, mi ha fatto entrare, vediamo se c'è qualcosa qua. Ok, noi gli freghiamo sempre i soldi alla gente, gli andiamo in casa e dici abbiamo i soldi. Qua non c'è altro, mi pare. Ok. Ok. Qui c'è il tizio. Gli freghiamo i soldi proprio in faccia, proprio nessun rispetto. Qua c'è una lettera.
deve essere qua. Lettera di rifiuto dall'editore. Lettera di Dario Petrescu. Forse questa? No. Boh, abbiamo preso qualcosa, ma non so dove cazzo sia finita. Ma non c'è niente. It's locked, all right. È chiusa a chiave. Non possiamo fare un cazzo. Parliamo con lui intanto. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. It is not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I shared many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from?
She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Ha due lui. Goodbye, Mr. Petrescu. Vabbè, non può dirmi altro. Qua non c'è altro, mi sa. Ci sarebbe questo, ma è chiuso. It's locked, all right. Vabbè, andiamo nel giardino. Ok, abbiamo sbloccato la porta. Qua. No, non mi sembra che ci sia niente qua di particolare. Vabbè, andiamo a parlare con Dorotea. Esatto. Potrei dargli delle medicine qua per i pazienti. Ma sempre non gli freghiamo i soldi. Ah, non ci riflettiamo più adesso. Lettera per l'infermiera Clay, Londra. Mia cara Dorotea, quando leggerai questa lettera io sarò già su una barca che riporterà me, Barso e Anto in Romania. L'Inghilterra non fa per noi e ammetto di non vedere l'ora di ammirare nuovamente le magnifiche colline della Transilvania. Una volta arrivati prometto che accenderò una candela nella chiesa nera e che pregherò affinché tu sopravviva a questa terribile epidemia. So che disapprovi di questa mia scelta e che mi hai deciso per aiutare i nostri compagni esiliati all'Est End. Ma Anto è impaziente di tornare nella nostra madrepatria e vedere sbocciare la rivoluzione che abbiamo tanto desiderato. È mio marito e io resterò al suo fianco. So che abbiamo discusso tante volte, so che avresti voluto che restassi al tuo fianco per aiutarti a mandare avanti la tua clinica, ma anche se sto lasciando l'Inghilterra, sappi che immediatamente ritornerò a Londra con o senza Anto, con la Teodora. Teodora. Perfetto. Qua abbiamo un altro indizio su lei. Qua non ci sta un cazzo. Qua non ci sta niente. Qua c'è qualcosina. Gli freghiamo tutto. Qua non ci sta una minchia. E qua non ci sta una minchia. Ok, mi sa che dobbiamo salire le scale. Stai zitto. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse.
Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. Yes. Yes. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor! A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Gioco pa. Non so proprio un We've lost the chirurgo. pulse. He's gone, Doctor. We did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything.
So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Ok, mi sa che abbiamo aumentato il livello di affascinazione. Ho fatto una cagata. L'ho lasciata rincoglionita là, molto bene. Però il tipo l'abbiamo accoppato, forse doveva morire lo stesso. Qua c'è qualcosa. Te pareva? Qua gli freghiamo i soldi, lei l'abbiamo rincoglionita. La voglio lasciare ancora in vita perché comunque mi servirà, penso ancora lei. Oh oh. This one stinks already. It's a leech! Kill it! This one's a top! He's dead! Dov'è l'altro? Get a taste of this! Che palle, questi se arrivai fin qua però. Vabbè, adesso dobbiamo andare lì per fare quella cosa là. E poi mi sa che dobbiamo tornare in ospedale, esatto. Allora andiamo prima qua a fare questa cosa qua. Esatto. E siamo anche vicini, quindi basterà uscire da qua. Better go home, sir. Don't come any fucking closer. Crush the leech! Aia.
Così mi imparate a rompermi il cazzo. Ok, usciamo da qua. Ok, adesso dobbiamo andare di là, quindi devo andare di qua. Poi di qua. Di qua. Di qua. Ma vattene a fare in culo, merda di roba. Siete fastidiosi, però. Ok, li abbiamo sassati un po'. Vediamo dove devo andare. Ok, devo andare di qua. È qua il coso però. Quindi? Quindi dov'è qua? Forse è qua? È una rottura dei coglioni quando non riesci a trovare cosa devi fare, eh? Cioè si può sapere dove cazzo devo andare per fare quella roba? Devo entrare dentro, ma... Ma da dove? Da qua? Non è qua?
Dentro qua, ma come faccio ad andare dentro là? Toccherà fare tutto il giro, dai. Aia. Buon, sono morto. Non è di qua. Caricamento in corso, sto gioco è pericoloso. Allora deve essere per forza in fondo di qua, dai. Non posso andare neanche qua. Ne sto tornando indietro di qua. Cazzo. Aia. No.
Ero già stato qua, ma non capisco dove cazzo devo andare. No, è giù. Ci sono. Sì, non c'è un tubo qua da prendere. Che cazzo devo prendere? Ma forse bisogna andare dentro qua. Recupera la scatola di Barrett. Dove cazzo è sta scatola? Ma non ce l'ho già la scatola io, scusate. No, non ce l'ho. Però ci sono, la scatola è proprio qua, dovrebbe essere, io sono là, lui dice che è dietro di me qua. Non c'è nessuna scatola, qua. Sembra che non sia su.
io non vedo nessuna scatola. Dovrei trovare la maniera di andare fuori da, forse fuori da. Ah, ok, forse è qua. This could be the box. Lewis thought Ah, he era lost. qua. There's a letter inside. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh no. Scusa, ha detto che abbiamo recuperato una piccola scatola. Allora, Barret. Non c'è modo serve per dirlo, quindi sarò schietto. Non possiamo andare avanti così, almeno io non posso più andare avanti così. Cioè, capisce qualcosa su di noi due, su sua moglie e il suo migliore amico. Ne sarebbe devastato e poi ti ucciderebbe. Molto bene. Abbiamo trascorso dei bei momenti, ma ammettiamolo, non sarò mai la tua Jane Levitt. Sappiamo bene entrambi, quindi chiuderò la questione proprio qui, proprio ora. Se sei d'accordo con la mia scelta, sono sicura che col tempo troveremo un modo per essere di nuovo felici. Tu, Joe e io, allora fai pa. E allora la parte più importante della nostra storia sarà stata preservata. Fino ad allora spero mi perdonerai. Addio per ora, Jane Peterson. A love letter from Jane Oh, vedi Peterson's che l'ho wife, trovato, bisognava addressed to leggerlo. Baron Lewis. Who should I Allora adesso posso tornare di qua. Ok. leave it to, I wonder? Ah. Ok, ci siamo, dovrebbe essere qua. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not Però a journalist, I'm gentile. a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson's son, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work.
Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you've made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Goodbye, Mr. Peterson. I should never have taken up my father's business. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around now. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Taking out your anger on others is nothing but cowardice. And Colossi are quite famous for tumbling down. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Right then. Show me what you have. Ok. Ok, indagine riuscita. Ce l'abbiamo fatta. Ma devo riunirmi a Lady Ashbury, vabbè. Poi tornerò da lei. L'abbiamo fatta, ci manca la roba del prete da andare. Però questo qui volevo vedere se lo posso, se me lo posso. What do you want this time?
Però la stanchezza, farmaco per la stanchezza ce l'ho anche, crea con... Ma non capisco qua, cura con farmaco per stanchezza. Ok, ma come faccio a darglielo? Ah, però ho due indizi bloccati. Ma c'è scritto, vedi, cura con farmaco per stanchezza ne ho tre. Can I offer you my medical Ah, ok, con R1 si fa. Keeping medicines for others. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Ok, recupera. Però lui è 3, io sono 2, quindi niente. Ok, qua si va ai dettagli. Ok, si cura con R1, tu tieni premuto R2, poi lo curi con... Vabbè, ma non so ancora tutto di lui. Dice la buona marsa. Facciamo questo qua e poi chiudiamo tutto. No, questo qua vorrei fare. Devo recuperare questo al cimitero. Vabbè, rintraccia, dai. Vediamo dov'è. Cazzo è distante però. Vabbè, mi sa che dobbiamo andare di qua. No, dall'altra parte, di qua. Ma però ci sono dei topi. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing Ok. this. Quindi andiamo a recuperare il prete e poi ritorniamo all'ospedale. Dove sono? Sono qua. Sì, sono giusto, devo prendere quella strada là. Quindi vado di qua. Poi forse devo andare di là. Sì. Poi da qua. Sempre dritto di qua, mi sa. Sempre dritto di qua. No, devo andare da quest'altra parte, quindi di là. Da qua. Sì. Poi sempre dritta. Giusto. Che cazzo?
vattene a fare in culo. Diamo un'occhiettina veloce qua. Che palle questi quando si attaccano. Ancora. Ma vaffanculo va. Stanno facendo il culo a ste merde, sono in due, cazzo. Sì, no, abbiamo cavata via. Ce n'è anche uno sopra là. Non posso entrare qua? Vabbè, oh, però non è possibile. Ok, c'erano delle scale. Esatto, le scale erano qua, però potevo salire anche di qua, di qua. Oh, posso prendere i soldi adesso. E qua c'è una porta.
Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Ah, non posso All right. entrare. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Ok, sicuramente qua c'è da fare qualcosa, però al momento non posso. Ok, allora usciamo. Quarantena. Ok, siamo arrivati al cimitero. Il tipo dov'è, scusa? È dentro? Ma come faccio ad andare dentro adesso? Che lui è dentro qua. Qualcuno mi aiuti, come cazzo faccio? I have this thirst for blood. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Come cazzo faccio a entrare dentro al cimitero?
Qualcuno mi aiuti? Eh sì, però come cazzo faccio ad andare là? I have this thirst for blood. Non si può arrampicare sulla muretta, il coglione forse si può rompere? No. This is despicable. Niente, gli vado in culo, la faremo la prossima volta, perché non si può fare, torno. Che cazzo ho usato? Ah, ho usato quello. Non si può fare, sbaglio anche il tipo, sai. Cazzo. Me ne torno all'ospedale io. Ah, posso salvare qua. Esatto, allora salviamo qua, dopo la prossima volta vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. È un buon nascondiglio questo. Poi siamo anche belli chiusi dentro. Ok, andiamo un attimo qua. Abbiamo un sacco di robette là, però aspetta, qua c'è un frosaglio, abbiamo questo che non ci può servire a un cazzo. Ok. Ok, abbiamo anche nuovi farmaci. Perfetto, poi qua vediamo se possiamo mettere la pistola. Sì. Sa che la pistola ce la metteremo, 74 di danno e anche stordente. No, 4 no. Ok, la pistola sì, poi vediamo l'arma che uso, questo bastone a due mani. No, mi servono le parti per l'impugnatura e poi lo posso fare. Poi ho l'accetta. Mancano sempre le parti per l'impugnatura. Vabbè, farmaci possiamo creare qualcosa. Questo sì. Facciamo uno per tipo. Questo no. Ok, ne abbiamo un po', ne abbiamo fatti. Ok, dai. Vabbè, qua abbiamo fatto, andiamo in branda ragazzi. Continueremo la prossima volta. Vediamo cosa possiamo aumentare. Il morso no, il corpo mi servirebbe. Qua la salute. Che è a quanto questo? 600 lo faccio. Ok, siamo passati a livello 12. Abbiamo ancora 1395, costa sempre 600. Poi sempre al corpo farei anche questa, prestanza fisica 3. Buono. Questo sangue c'è il punto esclamativo. Costa 600, cosa fa? Volume di sangue. Sì.
Ok, non possiamo fare altro. Direi che siamo ben messi, dai. Livello 13. Siamo ben messi, dai. Confermo. E se vi è piaciuta la live, scusate per prima che ho lasciato il gioco, lasciate un mi piace all'altra live e a questa live e riprendiamo la prossima volta da di qua. Ok, siamo di fronte al cimitero. Ciao ciao.